come facciamo a non macchiare i nostri disegni a penna biro? Oggi ci occupiamo di quella parte essenziale della penna, la sfera e il modo in cui l'inchiostro esce dalla sfera e va a depositarsi sul foglio. È lì, in quel momento, che noi rischiamo di macchiarlo. Ma vediamo in maniera più approfondita com'è fatta la sfera della penna biro. La sfera della penna è fatta in carburo di tungsteno, come abbiamo già visto nel video di presentazione della Bic Crystal, e vi metto il link sopra per andarvelo a riguardare. Sono resistentissime e devono essere precise al micron, perché è capitato che un lotto di queste sfere sia stato buttato via perché una o due di queste non avevano le misure appropriate. Ritorniamo alla punta della penna. Vedete quella parte arancione e il becco, la punta è in ottone e sopra la punta c'è la sfera. La sfera ovviamente non può né uscire perché la punta ha al foro troppo piccolo, né ritornare dentro perché il tubo è troppo più piccolo della sfera. C'è una cosa che unisce il serbatoio, dove è l'inchiostro, alla punta, ed è un piccolo canale che porta l'inchiostro verso la sfera. Ma la sfera come ruota? La sfera sta nella punta della penna ed ovviamente il foro della punta della penna è più stretto della sfera e a monte della sfera una strettoia gli impedisce di andare dentro il serbatoio. Però la sfera è libera di andare dove vuole, di ruotare in maniera rivoluzionaria attorno a se stessa, in questo modo. Quindi noi possiamo far fare alla nostra sfera qualsiasi movimento ed è per via di questo qualsiasi movimento che la sfera può accumulare inchiostro e poi macchiare il nostro disegno. Ma in che modo lo vedremo adesso. Ho preparato qui due tipologie di intervento sulla carta, una più decisa e più libera e un'altra più costretta, e cioè un tratteggio più fine. Questo per farvi vedere come è necessario che noi abbiamo un'estrema precauzione nella pulitura della nostra penna. Se noi continuiamo a lavorare in questo modo, cosa succede? Succede che la sfera che abbiamo visto prima, che può muoversi in qualsiasi direzione, noi ovviamente la stimoliamo nel movimento solo in una direzione. Questa direzione che noi diamo alla penna favorisce il formarsi di una parte di inchiostro che purtroppo rimane sulla punta. Però siccome andiamo sempre nella stessa direzione, si accumula ma non si pone sopra il nostro disegno. Nel momento in cui alziamo la penna e magari interveniamo di nuovo sul foglio, è possibile che la sfera si possa essere spostata e il nostro accumulo di inchiostro purtroppo vada a ricadere sul nostro foglio. Quindi è bene, dopo qualche minuto, alzare la penna, fermarsi prima di riprendere il disegno e pulirla sul nostro foglio. Questo non si sarebbe accumulato su di esso. Se noi facciamo un disegno come questo,
ovviamente il danno è molto minore, ma se noi facciamo un tratteggio molto più leggero, il danno può essere grande. Quindi è sempre bene, prima di ridisegnare sul foglio, alzare la penna e ripulirla nel foglio per togliere l'inconvenienza di quella macchia che rovinerebbe tutto il nostro lavoro, magari anche di ore, perché come ricordiamo l'inchiostro non si cancella. Quindi prendere di nuovo questo foglio e pulire la nostra penna. Adesso vi faccio vedere un lavoro che, se io non avessi pulito la penna tantissime volte e costantemente, non avrei potuto portare a termine. Ricapitolando, quando noi facciamo un disegno, un segno, soprattutto se è sottile, soprattutto se è molto delicato, dobbiamo ricordarci di alzare la penna, pulire la penna sul tovagliolo e rimetterci a lavorare. Mai alzare la penna, fare una pausa anche di 2-3 secondi e poi rimettersi a lavorare. Molto molto pericoloso sempre per la riuscita del nostro lavoro. Adesso vi mostro due Biroscape. I Biroscapes sono paesaggi reali o irreali fatti su cartoncino 14,8 x 10,5 cm con tutte le tecniche possibili della penna biro. Seguiteli sul mio sito web, link in descrizione, che ho fatto e in cui ho adottato questo tipo di tecnica senza pulire la penna costantemente. Non avrei mai ottenuto questo tipo di sfumatura, e ancora di più su quest'altro Biroscape, dove la sfumatura è stata ancora maggiore e quindi più lento è il disegno, il procedere del disegno, e più spesso noi dobbiamo pulire la penna per non andare incontro a degli inconvenienti che, finito il lavoro, lo rovinerebbero irrimediabilmente. Questo è un video tecnico, però opportuno, che mi dà la possibilità di rispondere a questa domanda che mi si rivolge molto spesso: come fai a non macchiare i disegni? Questa è la risposta. La risposta sta nell'oggetto, nella conoscenza dell'oggetto. Mi raccomando, fate attenzione, seguite questo consiglio e vedrete che il vostro disegno rimarrà assolutamente lindo. Vi ringrazio molto di essere stati qui con me e non dimenticate di iscrivervi, mettere mi piace, condividere e leggere i commenti che io metto sotto il video. Non mi resta che augurarvi una buona giornata e arrivederci a presto.